Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi parleremo di una tematica molto importante per tutti gli appassionati della resina epossidica. La resina epossidica è un materiale incredibilmente versatile, ma ci sono alcune insidie che possono rendere il nostro lavoro molto difficile. Quindi in questo video, se rimanete fino alla fine, scoprirete quali sono. Primo errore ragazzi, scarsa preparazione. Uno dei motivi principali da evitare quando si lavora con la resina epossidica è la scarsa preparazione. Assicuratevi di pulire accuratamente le superfici e di avere gli strumenti a portata di mano. La pulizia impedisce la formazione di bolle d'aria e impurità, mentre l'organizzazione vi farà risparmiare tempo e problemi. Quando parlo della pulizia delle superfici, parlo e mi riferisco al legno oppure allo stampo. Gli stampi devono essere privi di polvere e il legno deve essere carteggiato e impermeabilizzato con la stessa resina. In questo modo evitiamo la fuoriuscita delle bolle d'aria che era stata imprigionata all'interno del legno. Secondo errore ragazzi è la mancanza di protezione. Un altro errore comune è la mancanza di protezione personale. La resina epossidica può essere tossica e molto irritante per la pelle, quindi bisogna indossare guanti, occhiali e maschera respiratoria e evitare il contatto diretto con la pelle è una regola molto fondamentale. Terzo errore ragazzi, mancanza di ventilazione. Il terzo motivo da evitare è la mancanza di adeguata ventilazione. Lavorare con la resina epossidica in spazi chiusi può essere pericoloso a causa dei vapori tossici che essa emette. Assicuratevi di lavorare in un ambiente ventilata o utilizzate un sistema di estrazione dei vapori per proteggere la vostra salute. Quarto errore ragazzi, la temperatura ambiente. La temperatura ideale per lavorare con la resina epossidica dipende dal tipo specifico di resina che stai utilizzando. In generale la maggior parte delle resine epossidiche reagisce meglio a temperature comprese tra i 18 e i 25 gradi. Tuttavia le specifiche possono variare tra produttore e prodotti diversi, quindi è sempre importante leggere e seguire attentamente le istruzioni del produttore sulla temperatura di lavoro consigliata. Alcune considerazioni importanti sono le temperature troppo basse. Se lavori in un ambiente in cui fa troppo freddo, la resina epossidica potrebbe indurirsi più lentamente o avere difficoltà di mescolatura. Questo potrebbe portare a risultati imperfetti o a un aumento delle bolle d'aria presente all'interno del tuo progetto. Temperature troppo alte, quindi se lavori in un ambiente troppo caldo, la resina potrebbe indurirsi troppo rapidamente, il che potrebbe rendere difficile il processo di applicazione e mescolatura. Inoltre potresti riscontrare problemi come la formazione di bolle a causa della rapida evaporazione. In generale cerca di mantenere la tua area di lavoro a una temperatura costante e controllata, evitando sbalzi termici significativi. Se è necessario regolare la temperatura, puoi utilizzare un termometro portatile per tenere traccia dell'ambiente e apportare le modifiche necessarie per adattarsi alle condizioni di lavoro. In ogni caso, leggere attentamente le istruzioni del produttore per avere risultati migliori col tuo lavoro. Quinto errore ragazzi, eccessiva manipolazione. Infine, uno degli errori più comuni è l'eccessiva manipolazione. La resina ha un tempo di lavoro limitato e se la manipolate troppo o la mescolate troppo a lungo, potete incorrere in problemi come la formazione di bolle d'aria o un indurimento troppo irregolare. Seguite sempre le istruzioni del produttore per il tempo di lavorazione. Amici, un piccolo appunto sulla resina che sto utilizzando tuttora, che utilizzerò, mi trovo molto bene, è quella di Resin Pro. Se andate sul loro sito ne troverete una marea di tipologie di resine, ognuna adatta al lavoro che dovete fare. Quindi mi raccomando, andate sul loro sito e cercate e avete anche 10% di sconto. Scrivete Fai da Joe 10, quindi mi raccomando, andate sul loro sito e divertitevi. Ma andiamo avanti col prossimo errore che non dovete fare. Sesto errore ragazzi è l'umidità. L'umidità può influenzare l'indurimento della resina. In genere l'umidità può avere due effetti principali sul processo di indurimento della resina. Ritardo nell'indurimento della resina. Un ambiente troppo umido può rallentare il processo di indurimento. Questo è particolarmente vero
per le resine epossidiche che contengono additivi o agenti di ritardo. Quando l'umidità è troppo elevata, la resina potrebbe richiedere più tempo del solito per raggiungere il suo completo indurimento. Formazione di bolle: l'umidità presente nell'aria o nella superficie su cui si applica la resina può intrappolarsi e sotto forma di piccole bolle d'acqua all'interno della resina, creando bolle o imperfezioni superficiali. Questo è un problema comune quando si lavora con la resina in ambienti molto umidi o se la superficie su cui si applica la resina non è stata adeguatamente preparata e pulita. Per evitare problemi legati all'umidità è consigliabile lavorare in un ambiente asciutto e ben ventilato, assicurarsi che le superfici su cui si applica la resina siano asciutte e pulite, e se si prevede di applicare la resina all'aperto o in un'area con un'alta umidità è consigliabile farlo in una giornata asciutta. Controllare se il produttore fornisce raccomandazioni specifiche sulla gestione dell'umidità per la lavorazione della loro resina. Seguendo queste precauzioni si può minimizzare gli effetti negativi dell'umidità sulla resina e quindi avere risultati consistenti e molto belli. Ragazzi, per concludere questo video, in sintesi la resina epossidica è un materiale incredibile, ma può comportare alcuni rischi se non trattata con cura. Assicuratevi di preparare adeguatamente e di proteggervi e di lavorare in un ambiente ventilato e di adottare misure di sicurezza e di non manipolare troppo il materiale. In questo modo possiamo ottenere risultati straordinari nei vostri progetti senza correre alcun pericolo. Spero che questo video ti sia stato utile per il tuo lavoro con la resina. Ti auguro buona fortuna e ricordati di lasciare un like e di iscriverti se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!